Ci vedete? Nell'estate e l'inverno. L'operazione Nord freddo ci deve essere sfuggita di mano. Porca miseria, fa un freddo dell'ostia. Ma oddio, dico, una via di mezzo non si può avere? Cioè, Regola la temperatura come vuoi tu, track. siamo a 14 gradi alle ore 3:15 del pomeriggio. Andiamo verso Cracovia, città molto importante. 12 km, non è che facciamo molto. Ormai siamo qua vicino. Vediamo un po' che cosa vi faremo vedere di questa città bagnata. Beh, speriamo di no. Anche perché lo faremo vedere domani. Che non dovrebbe più piovere almeno? Nuvolo è nuvolo, freddo è freddo, le temperature sono le stesse e quindi niente. Siamo venuti alla Lidl a comprare l'acqua e 2 cose. C'è un cartello al parcheggio che mi ha fatto venire un sospetto perché ha scritto solo in polacco: Plata Zabrak Biletu 95 PLN, che è la valuta di qua. Quindi ci stiamo informando e vediamo che tutte le auto hanno il bigliettino perché il parcheggio si paga. 95 PLN sono 2,5 euro quasi e ce l'hanno tutti. Non è che magari se fai la spesa è gratis e devi pagare. Traducete e scoprite che 1 ora e mezzo gratis. You cannot seem to get to me. I am back with a stolen identity. You know I see through anything. code e brutto tempo. Le zone verdi dove noi non possiamo entrare. Non è su un'app che si chiama Green Zone. Guardiamo le aree verdi, quelle dove gli Euro 0, 1, 2, 3, dipende dalle città, non possono entrare. A Cracovia c'è un'area che è abbastanza delimitata dalle tangenziali, dove appunto in tangenziale puoi, ma non puoi andare verso il centro. E noi parcheggiamo all'esterno, poi prendiamo le biciclette, dovrebbe essere piena di ciclabili, andiamo verso il centro. Ever since the party started, there's a way for me and you, and I know just what to do. Siamo finiti dentro a un museo fortificazione che è una struttura molto particolare a cono, perché praticamente in cima c'è il tumulo, una tomba commemorativa, e adesso Mauri sta andando a cercare se da qualche parte dentro a queste mura, a parte se si possa appunto pernottare, ma se c'è per caso internet da qualche parte, perché qui non c'è. Andiamo a esplorare un po' la zona. Ci sarebbe un caffè, ma forse è chiuso. Sì, la struttura è stranissima effettivamente. Cioè, è il forte più strano che abbia mai visto. Buongiorno, il cielo sempre ci accompagna, questo luglio, caldo e afoso, 15 gradi ci sono. Ora, d'altronde siamo venuti noi qua a cercarlo, è freddo, l'abbiamo trovato. Comunque siamo praticamente in questo posto che vi ha già accennato Marina ieri sera, che abbiamo scoperto essere, allora, la sede principale di una radio locale tipo la nostra radio DJ. Infatti tutta la notte c'è stato taxi che andavano e venivano. Non so, ho provato a cercare la radio, cioè, o meglio, sì, l'ho sentita via web, però non si capiva un cacchio, quindi non so se c'era qualche personaggio, qualche intervista. No. Poi ieri sera ero andato in giro a cercare vari segnali e ho capito che ci sono queste antenne qua, un'altra decina da quelle parti lì, che tagliano il segnale. E c'è solo esattamente dall'altra parte di questo muraglione, dove c'è l'ingresso appunto della radio, che lì hanno messo 2 ripetitori piccolini GSM. Detto questo, Marina fa le pulizie. Il signor Scopino. Cosa facciamo adesso? Andiamo a prendere freddo a 15 gradi in bicicletta, andiamo giù in città a vedere insomma Cracovia. Dobbiamo capire cos'è Cracovia, cosa fa Cracovia, cosa c'è a Cracovia. Volevo anche aggiungere, abbiamo dormito qua, non è un posto su Park Fortnite, perché in città non c'è un posto e che non sia a pagamento. Devono avere dei problemi di parcheggio in queste zone perché non c'è un posto. Io volevo aggiungere una mini sfida divertente per chi eventualmente può passare di qua in futuro. Parcheggiate qui e cercate il Corvo di Ghisa, mandateci una foto e taggateci. Ecco il Piroccin di cui parlava Mauri ieri. Allora,
lato, vabbè, all'Isca di Pesce non ci entriamo. Calcolando che non c'è un buco libero, immagino che ci siano più macchine che persone a Cracovia. Da questo lato non c'è il cartello dei prezzi del camper, c'è il cartello 20, cioè forse dall'altro lato l'avevo visto il cartello. Hello. All day 50? 8 o'clock. 8 o'clock? Ah, ok. Eccoci, ci hanno preparato l'area camper. Pronti con le bici. Doppia felpa, sciarpa, io non ho messo i guanti solo per pudore perché... Si vergogna. Sì? Ma si può fare un'estate così? Ciclabili sembra che ce ne siano qui a Cracovia. Comunque devo dire una cosa, viaggiando abbiamo visto che è pieno zeppo di ciclabili. Quindi è una gran bella città per andare in giro in bicicletta. E avveniva il sorpasso. È inutile che ti impegni. Ed ecco qua dove hanno ambientato Harry Potter. Questa è l'università di Cracovia. Visto il tempo e l'architettura, mi aspetto di trovare qualche liocorno, gli animali perduti, dico, beh, quella roba lì. Non c'entra niente Harry Potter, raga, ve lo dico prima che qualcuno pensi che questo qua è il set di un film. Triangolo, Ah, ok. classico simbolo massone. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one. Eccoci qua finalmente nella piazza di Ribnik Glovni. Rinec, Eh? Rinec Glovni. Rinec Glovni. Vabbè, insomma ragazzi, spero di averlo pronunciato più o meno bene. I nomi qua sono difficili da pronunciare. Vediamo, la cattedrale che poi ci avvicineremo, guarda che è talmente grossa, forse si vede meglio da qua, con una guglia della Madonna. Non c'è la Madonnina. Vabbè, però è bella. Poi c'è il Palazzo del Tessuto qua alle mie spalle e la torre dell'orologio del comune. Questa piazza, tutto attorno, è tempestato di bar. Bar della movida, no? Bar di quelli che ci vuole tanti soldini per andare. Infatti adesso noi ci andremo a far fregare prendendo un cappuccino da qualche parte e sono normalmente pieni. A parte oggi che siccome c'è un fresh dell'ostia e i piccioni andiamo. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel that it burns inside me. Li ho fatti vedere tutti i locali, eh. Adesso quale scegli? Hai paura dei piccioni? Ti vedo concentrato. Uno delle cagate dei piccioni. Ci avviciniamo alla cattedrale e andiamo a spaventare i piccioni. Immagino, perché conosco Mauri. Let you down. I won't let you down. Oh, I won't let you down. We could have the world to ourselves. Allora ragazzi, una breve informazione senza tediarvi. Il Palazzo dei Tessuti è innanzitutto l'edificio più grosso di questa piazza. Risale quest'area al 1257, o meglio, non è l'edificazione, ma il re Boleslao V aveva in questa piazza fatto praticamente il perimetro e aveva dato il permesso di iniziare queste attività commerciali in quest'area. Successivamente, nel XIV secolo, è stata poi edificata in stile gotico questa struttura. Oggi c'è dentro una galleria commerciale, vabbè, poi dopo c'è il museo che puoi andare a vedere. We could have the world to ourselves. Going to a place that's far. Staring at the stars for hours. 'Cause you're a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Ecco la cattedrale di Santa Maria. E adesso mi fermo che non so. È una basilica, non una cattedrale, ed è più o meno alta 100 metri e larga 40. È un edificio che risale al X secolo, ma ha una particolarità. Nel 1666 è stata posta in cima una croce di 350 kg d'oro
È ancora lì? Non lo so. Oltre alla croce c'è quella corona che vedete lì sotto, in totale sono 350 kg d'oro. Come aveva previsto Mauri, eccoci qui con un menù di tutto rispetto, quasi Piazza San Marco, cappuccino 5 euro. San Marco non la batte nessuno. Ci sono accesi anche i riscaldamenti. Ci voleva la cioccolata calda. Pensavate che oggi non ci fosse, invece anche oggi c'è un momento curiosone. Mandatela pure a cagare, io approvo. Lui si dissocia da questo momento Assolutamente. curiosità. Allora, Cracovia, essendo una città medievale, è costruita con delle mura intorno, ci sono appunto dei resti che adesso andiamo a vedere, e in una delle porte d'ingresso c'è un bastione difensivo che è del patrimonio UNESCO che si chiama Barbacane. Adesso andiamo a vederlo. Tu. Tu. Dopo il momento curiosi tu, ti faccio curiosi me. Qua vicino, ma Marina non mi vuole portare, c'è il museo della birra, o meglio, c'è la spa della birra, dove ti immergono in un catino pieno di birra e ne puoi bere quante ne vuoi. No, non è vero. Ti immergono nel catino di birra, sì, ti danno una birra da bere, che non è quella dove ti fai il bagno, ma ti danno un boccale e fai un giorno di spa, che giorno, un'ora e mezza, al costo di 90 euro. No, è un'esperienza sicuramente da fare, qua vicino alla piazza, quindi comunque rimane sempre nel centro. Eventualmente per gli appassionati della birra potete dire ho fatto il bagno nella birra. Disappunto per la sonora olata che abbiamo appena preso. Dicesi legnata, Allora, legnata. Sì, no, ok, legnata, tutto quello che vuoi. Allora, lo so che lo pago di più, però a me è quello che fa incazzare. Non sono i 2 euro in più che pago, ma il fatto che se c'è un menù con sopra scritto 5 euro per un cappuccino e poi tu mi porti un cappuccino e di fianco ci scrivi grande, che io non ti ho ordinato, e mi aggiungi 2 euro in più, mi fa incazzare. Perché è un fotterti 2 euro in più, me lo dici se lo vuoi grande o piccolo, io scelgo. Poi magari l'avrei preso comunque grande, ma me lo devi dire. E queste cose qua sono quelle che fanno poi scappare i clienti e si becca una recensione negativa. Ma assolutamente sì. Ma non è per i 2 euro, ragazzi, è proprio per il modo. Scam. Trovato il salvadanaio perché raccolgono i soldi per restaurare la città, chiedono ai contribuenti e anche ai turisti. Guarda qua. Guarda quanti soldi ci sono. Ma sarà il caso che li vengano a raccogliere ogni tanto, sennò quando è che restaurano? Che ne sai che secondo me questo qua l'hanno raccolto magari settimana scorsa. Oh madonna. Yeah, you can lie about it, but it's not gonna change a thing. Maybe you'll try to hide it. Pull down the curtain. Questa è una delle porte della città, è la porta San Floriano. Vedi di là. È una struttura medievale, infatti si vede tutto il camminatoio a difesa delle mura, e adesso andiamo dentro, andiamo fuori e vediamo tutta la struttura di difesa. E dico qua la struttura cosiddetta Barbacane, che è una sorta di, chiamiamolo avamposto, punta, insomma, a difesa ancora prima delle mura. È una sorta di torretta d'adestamento dove si iniziamo già a difendere. But it's not gonna change a thing. Maybe you'll try to hide it. Pull down the curtain where the light comes in. Baby, we walked this road so many times before, but you always stop at my door. Vi faccio vedere, aspetta se non cado qui sul muretto. Questa è una mappa, noi siamo lì, dobbiamo fare esattamente il percorso che c'è segnato in rosso per arrivare lì. Fight about it, but I won't be down about it. All I know is I've been around, I've seen it before. Baby, I know this show, I know my part, right down to the core. Eccoci qua davanti al castello del Wawel, sopra la Vistola, che è il fiume che si chiama qua. Ok. Rido perché non ho già detto le mie, però sono state registrate, niente fuori onda. Però siamo anche nella famosa via dove ci sono i famosi del cinema che hanno messo le loro impronte. Basta, basta. Conosceremo qualcuno di queste manine? Forget about you, live out my days like it's still the same. There's still a part inside. Conoscevo Claudia Cardinale, Luc Besson e Roman Polanski. Non volevo dirlo, ma Bruto è il più bello di tutti. È verissimo. Questa mattina ci siamo lasciati qua al castello e riprendiamo di nuovo le immagini dal castello. Nel frattempo si è messo a piovere e quindi siamo corsi in camper a mangiare qualcosetta perché eravamo più o meno a metà strada, ci veniva comodo così. Adesso percorriamo di nuovo tutto, diciamo, il perimetro del fiume e andiamo nel quartiere ebraico.
but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Siamo nella piazza Nowy, famosa perché siamo nel quartiere ebraico e questa qua era la piazza, diciamo, dei loro affari. Questo prima della seconda guerra mondiale, ovviamente. In questo quartiere c'erano circa 65.000 ebrei, dopodiché sono stati presi e messi nel ghetto, che c'è ancora un muro che si può vedere, e confinati lì. Chi poteva lavorare lavorava, chi ovviamente non poteva lavorare sappiamo tutti la fine che hanno fatto. Questa piazza è importante proprio per gli affari che facevano all'epoca. Oggi ci sono tanti locali qui attorno, bancarelle, ristoranti, ed è un punto di ritrovo dei giovani. Alle mie spalle è la più antica sinagoga presente in Polonia, si trova nel quartiere ebraico di Kazimierz. Adesso andiamo nella via Josefa, che proprio parte da davanti alla sinagoga, perché dicono che ci sono ancora dei cartelli originali dell'epoca. La spiegazione di questa facciata dice che questa si chiamava casa di studio, che praticamente era un posto dove studiavano la Torah. Vedete questi palazzi decadenti? Questo quartiere negli ultimi anni era appunto in decadenza. Stavano addirittura crollando dei palazzi. Però negli ultimi anni, un po' grazie al turismo e grazie alla spinta del comune, hanno cercato di rivalorizzare questi locali facendo bar, barettini, locali un po' alla moda, club, pur mantenendo i locali e le strutture in condizioni ancora fatiscenti. Ora non so la sicurezza di questi luoghi, ma sicuramente gli avranno dato i permessi giusti. Si sta creando un'atmosfera un po' trendy, un po' alla Berlino, diciamo, una cosa del genere. Adesso vi porto in una viuzza pedonale che si chiama Il passaggio di Schindler, dove hanno girato alcune scene famose del film, appunto, Schindler List, ed è praticamente una viuzza pedonale adesso riabilitata con un sacco di localini e ristorantini. E adesso siamo venuti a cena nel quartiere ebraico. Guarda che posticino che abbiamo trovato, dentro a un cortiletto, in mezzo a piante, ombrelloni. Ovviamente è acceso il riscaldamento perché, come abbiamo detto, ci sono 15 gradi. E la cosa più importante è che stasera mangeremo tutte le specialità polacche, i rotoli di cavolo, la zuppa e i ravioli, i pierogi. Sette minuti. Mancano 6 minuti, dobbiamo partire assolutamente. È così, ma non sto scherzando, perché se no ti fa pagare un altro giorno. Cuneo. Ecco, pressione bassa delle gomme, ma è normale perché sono fredde. Ho preso il cuneo. Adesso andiamo, ma ve lo faremo vedere. Allora, dobbiamo fare un po' di chilometri, quindi viaggeremo tutto il giorno, però arriveremo in un posto particolare. La cosa è curiosa, ma prima la voglio verificare di persona. Comunque, in questo posto abbiamo scritto per dire: ci ospitate? E allora hanno detto ieri sì, partiamo perché fa freddo, dobbiamo uscire entro le 8 dal parcheggio, se no ammazzato, ci fanno pagare l'altra volta, e quindi vado, ciao, mancano 4 minuti, ciao. Non ci crederete, ma piove, anche oggi piove. Questo riscaldamento. Freddo, sono 18 gradi fuori. Quando è che avete mai visto Mauri con la felpa? Col pane? Inverno. A dicembre.
l'ennesima volta. Abbiamo fatto una pausa, siamo fermi nel parcheggio a pagamento di un centro commerciale e vabbè. No, è allucinante, non esiste, almeno fino ad oggi, un centro commerciale o un parcheggio che non sia a pagamento, a meno che non sia qualche parcheggio fuori che abbiamo trovato libero. Ma se tu vai in un centro commerciale a fare la spesa devi prendere il ticket, poi magari la prima ora non la paghi. Per noi è difficile, anche perché sono tutti parcheggi piccoli, doppi non ce ne sono. È pazzesco. È complicatino, eh. Ma adesso Allora, abbiamo scelto la prossima tappa in base non al posto, perché non abbiamo probabilmente nulla da visitare, ma al commento di altri viaggiatori precedenti. non solo, anche Non la solo. descrizione La descrizione del parcheggio. E perché è particolare, cioè nel senso, per farla breve, è una persona che dice: io vi ospito gratuitamente, vi do l'acqua, vi do i servizi, Quello che avete bisogno. l'importante è che voi abbiate una storia interessante da raccontarmi. E noi abbiamo scritto: guarda, noi siamo in giro da 3 anni, di storie ne abbiamo diverse, siete benvenuti. Adesso io mi ho dato un messaggio, ho detto: guarda, in un'oretta sarò lì. Purtroppo non ci sono, ma avete il camper, potete aspettare. Quindi non so cosa succederà. Abbiamo letto dei commenti bellissimi e non sarà neanche l'unico questo probabilmente di parcheggio. Cioè stiamo andando a cercare le cose più strane e possibili che esistano. Sì, Qua. insomma, vogliamo dare una svolta un po' a questo viaggio. Va bene le cose culturali, ma allora da Cracovia a qua abbiamo fatto 300 km nel niente, perché la Polonia è un paese di pianure senza niente in mezzo. E poi appunto a noi piace anche un po' cercare di conoscere la cultura locale. Oggi siamo stati aiutati da un polacco al supermercato che ha capito che cercavamo qualcosa in uno scaffale, gentilissimo, ci ha chiesto come poteva aiutarci, perché chiaramente capisce la difficoltà di non leggere nessuna parola nella loro lingua, e quindi insomma ci sembra un popolo gentile. E noi appunto, siccome il viaggio è fatto di esperienze, non solo di guida e di monumenti, noi quello che cerchiamo sono le esperienze. E quale migliore esperienza di un local che ti apre le porte di casa sua? And they leave. And we have more space. Maybe. It's a strategy. Eccoci, siamo nel salotto esterno dei nostri ospitanti. Ospitali. E stiamo guardando i gatti che hanno. Ed ecco qua che ci hanno già accolto con 2 torte e dei tè. Adesso gli chiediamo il permesso di filmare. So it's really good. It's really good. Now I will try again. Because yes, it's a perfect pronunciation. Ok, grazie mille per la vostra ospitalità, per il tè, per queste torte e per tutto. Dziękuję bardzo za gościnność, za herbatę, za te ciasta i za wszystko. Yeah, that's very good. Very good. I think it's still artificial intelligence talking, but it's really good. It's really good. To jest taki zaczyn i to wyrabiam ciasto i stawiam na godzinę. Su questo c'è il lievito e impasto l'impasto e lo lascio lievitare per un'ora. Un'ora solo fa di lievitazione. Maybe 2. Jak zapomnę, to i 2 godziny. To wyrasta. Se me ne dimentico ci vogliono 2 ore. Traduttore così. Są specjalne pomidory, bawole serca się nazywają i są najlepsze właśnie do spaghetti. Ci sono dei pomodori speciali, si chiamano cuori e sono ottimi per gli spaghetti. Ok. Abbiamo cominciato a cucinare, devo dire un segreto. Non abbiamo il guanciale. No, però questo qua va bene, perché è un guanciale loro affumicato, ok, affumicato, però l'ho assaggiato prima e secondo me È buono? sì, mancherà di sale, però secondo me è buono. Lavora bene, guarda, si sta già sciogliendo, quindi va bene. Concentrato. Perché deve fare bella figura. Anche se non abbiamo gli ingredienti giusti, ma deve uscire buonissima. Ha portato il nostro pepe. How much pepper did you have? A sentimento. Okay. All right. Sentimento is depends. Yeah. How do you feel? I like that the taste of the pepper is a little bit high. Okay. Not like this. It's Okay. more than this. No. Micio, vieni qua. Vieni.
No, E diventa a me. te lo mette lui. Ok. I can do that, yeah. 14. Questo è un momento... Non 40, Yeah. 14. Ok. 1-4. You are ready? Start. La taglia. After all. Non si può, non si può. 1 chilo di pasta è andato, va bene. Vediamo quanta ne mangeremo. If you think that is the Minutniki? minuti. Ecco qua la cofanata. Fatta. Benissimo. Fantastic. So on. This is Italian family in Poland. Molto bene. Like this. Like this. Like this. Molto bene, Molto bene. Eat this. Silenzioso questo posto. Sì, le cose belle finiscono come al solito e noi dobbiamo partire. Peccato che in questi giorni non ce la siamo goduta bene questo giardino perché ahimè pioveva. Siamo venuti a cercare il fresco, ma la pioggia se la può anche risparmiare. È stato un posto veramente fantastico. Il titolare ci ha accolto proprio a braccia aperte. Abbiamo passato delle belle giornate a chiacchierare, ci siamo presi del tè, abbiamo cucinato, quindi sono stati diversi momenti conviviali molto belli. Grazie a questa famiglia e l'ho trovato su Park4Night. Vi metterò il link in caso passaste di qua. E adesso partiamo e andiamo a vedere questa piccola cittadina che si chiama Allora, noi la leggiamo Lodz, ok? Perché le lettere per noi sono simili a quelle, ma in realtà si dice Łódź. La mia pronuncia è fantastica. E lì ci dovrebbe essere, penso, un campeggio appena aperto che vogliamo andare a vedere, perché non ci sono recensioni. Quindi. Andiamo a verificare quest'area sosta. Eravamo vicini, Questa è un'area super nuova, però abbiamo dovuto chiedere aiuto a quelli dentro perché non si può chiamare. Ale nie mogą zadzwonić na numer polski, bo są za granicę. This is for the sausage. Yes. Wow! Fantastic. Ed ecco qua la grigliatrice serriale. Siamo in questo camping che costa 10 euro al giorno e ci danno anche il falò e qui sono tutti i camper attorno. E sta offrendo salsiccia a tutti. E adesso noi proviamo delle cose locali che abbiamo comprato e non sappiamo che cosa sono. È bello sentire parlare tutti in polacco e non capire assolutamente nulla di quello che stanno dicendo. E la particolarità è che siamo qua ed è la prima volta che ci capita fuoco comune con salsiccia. In Romania avevamo grigliato il grasso del maiale così. Eravamo a casa di un signore. Basile. Ragazzi, siamo a Lodz, o meglio, vicino, nel senso che siamo alla periferia. Questo ci serve per introdurre questa città. Questa città era una città industriale, nata più o meno intorno al 1900, da quelli che erano emigrati tedeschi che hanno iniziato ad aprire delle fabbriche qua. Ed è stata una città, lasciatemi passare questo termine, un po' come Torino, che è cresciuta attorno a questo grosso sviluppo industriale. Poi ovviamente c'è stata la crisi industriale e quindi diciamo è andata un po' in declino questa città, anche dipesa da quello che è poi il periodo più troppo brutto delle guerre. Ad oggi questa città si sta riqualificando sotto una forma un pochino nuova, un po' legata a quello che è la cultura, l'arte e quindi un pochino più giovane, più fresca. Un po' come sta facendo alcuni quartieri diciamo di Torino ex industriali dove aprono locali nuovi eccetera. Quindi con queste informazioni vi dico che questo hotel, o meglio questa ex fabbrica, ad oggi diventerà un hotel a 5 stelle. Ci sono i progetti sotto di riqualificazione di questo. Ed ecco qua la classica città che sta cambiando volto. Abbiamo questo che è un ex fabbricato di una fabbrica, un hotel a 5 stelle e fabbriche ancora qui sullo sfondo. Okay, hear me out. What if we did something like 1 and 2 and in the phone? Forgetting what I did, what happened to you all night. Ho scoperto che questo quartiere si chiama Manifattura, proprio da manifattura, manufatto. E quindi adesso andiamo a vedere, esploriamo. E tutto viene ricostruito con questi mattoni rossi.
never meant it. Feels like a loop every time. Oh yeah, yeah. 'Cause I got nothing to lose. What do I choose? Questo quartiere ricorda un pochino delle vie famosissime a New York, dove sono ancora fatti in mattone, o un pochino quella che è l'architettura che c'è a Chicago. Ed è veramente bello, pulito e tutto completamente ristrutturato. Completamente no, perché sono alcune parti che ci stanno lavorando proprio in questo momento. È bello. Questa alle mie spalle, ipotesi, è la sede del Rotary. Questa è una vecchia foto in cui si vede nel XIX secolo la porta d'ingresso cerchiata lì, che è proprio quella che è rimasta alle spalle di Mauri. Got me confused, but I figured you out, but you're making me high. Right now, I'm falling out of love, oh my. 'Cause all I know is lately she got me wanting more for love. A better way of lately you're not the one I'm dreaming of. 'Cause I just don't wanna be feeling alone. 'Cause she's one of a kind and it's so hard to turn down. Ecco qua ragazzi, quando meno te l'aspetti trovi poi un posto come questo che non è segnato da nessuna parte. La cosa assurda è questa. Sì, non è un'attrazione da visitare o un monumento, è semplicemente un quartiere che se ci capiti scopri la bellezza dell'architettura. È molto interessante soprattutto scoprire che cosa c'è alle spalle di questo, quindi la riqualificazione come avevo detto prima. Adesso andiamo a fare un giretto perché ho bisogno di un caffettino. Passiamo dentro in un parco e poi cerchiamo un caffè. Forget what I did, what happened to you baby all night, and do it for me. It feels like I'm losing my mind. Nothing to lose, what do I choose? Running me out of my. Mi piace l'acqua in questo posto, ci sono fontane dappertutto e tutte diverse, molto carine. Got me confused, that I figured you out, but you're making me high. Right now, I'm falling out of love, oh my. I'm falling out of love, oh my. Questa via che si chiama Petrovska, come è scritto di sopra, ok, alle mie spalle, è la via più lunga di Europa, sono circa 4,2 km fatta per lo shopping. Ora, se sia vero o non sia vero, questo lo andate a vedere, a verificare voi, perché io ne conosco di più lunghe. Però questa qua era una città dedicata molto al tessile, quindi anche la parte del commercio era importante. Yeah, you can lie about it, but it's not gonna change a thing. Maybe you'll try to hide it. Siamo arrivati in una zona alquanto singolare. Questo si chiama Passaggio delle Rose e praticamente tutta la via, che è una trasversale della principale, è tappezzata di vetri, di specchi a formare dei mosaici a forma di rosa. Pull down the curtain where the light comes in. Baby, we walked this road so many times before, but you always stop at my door. Abbiamo trovato questo Paseo delle Stelle. Sì, devono essere delle cose di cinema, Warner, Produczki, Filmovi, perché Łódź è anche la città del cinema polacco. Esatto, e quindi volevamo omaggiarvi di questo, perché il cinema polacco per noi da giovani è stato veramente fondamentale. Kripstak, sono molto contento e gioviale, perché il mio carattere così gioviale mi fa attraversare anche l'inverno più rigido. Oh Petrektek, l'unica cosa rigida nel nostro rapporto appunto è proprio l'inverno. Per chi non lo sa, lo vado a vedere. Tu Zelig. Esatto. Cambiamo posizione, Kripstak. Dove appunto di notte si Mamma, mangia. ma quanti piccioni stanno Se già passando? uno prende sta arrivando uno in faccia. E È quindi pericolosissimo. è stato...